Ciao carissimi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, sono Filippo Italiano, dai un'occhiata al canale se mi stai scoprendo ora. Troverai vari video che spaziano dalla didattica, troverai molti video dove canto, dove suono, quindi porto la mia musica. Ti puoi abbonare al canale per accedere ai contenuti esclusivi, ad esempio è attiva una rubrica nella quale si parla di improvvisazione. Faccio spesso anche delle dirette, quindi dai un'occhiata al canale. Se ti piace il canale, se ti piacciono i video, come prima cosa ti invito a iscriverti e lasciare un like. È un piccolo gesto per sostenere l'attività che faccio. In questo video parliamo di scale, come visualizzare la scala maggiore sulla chitarra. È un video che ho già fatto, tra l'altro è uno dei video più visualizzati del canale. Lo rifaccio perché l'ho registrato quasi 2 anni fa, quindi ritengo che per un argomento abbastanza importante come questo bisogna rinnovare i video. Quindi in questo video cosa vediamo? Vediamo come si visualizza la scala maggiore sulla chitarra attraverso il sistema Caged. È un modo molto pratico per vedere le scale maggiori che ti interessano in ogni punto del manico, ma partiamo dal definire cos'è una scala maggiore. Una scala maggiore, o meglio la scala maggiore per eccellenza, perché scale maggiori potremmo averne tante, perché se c'è un intervallo di terza maggiore già possiamo definire che una scala è maggiore. Però quella che comunemente viene definita scala maggiore, che nel sistema modale viene chiamato anche modo ionico, ok? Ad esempio, se diciamo che un brano è in re maggiore, quel brano avrà melodie che si muovono con le note della scala di re maggiore. Quindi, detto questo, dovremmo esserci capiti. Quindi la scala maggiore non è altro che la successione di questo schema di toni e semitoni. Nel nostro sistema musicale sappiamo che la distanza più piccola tra suoni è il semitono. Se noi prendiamo la tastiera del pianoforte, la distanza più piccola che puoi fare è il semitono. Poi se prendiamo strumenti come la voce o come gli strumenti ad arco o anche la chitarra, se ad esempio facciamo i bending, o una tastiera, le tastiere moderne possono fare dei suoni che sono un po' equivalenti al bending sulla chitarra. Possiamo comunque utilizzare degli intervalli più piccoli del semitono, ma a livello di teoria o comunque di matematica, di regole matematiche che fanno funzionare il nostro sistema musicale, l'intervallo più piccolo che consideriamo è il semitono. Poi se andiamo in altri sistemi musicali, esempio quello indiano, troviamo i microtoni, troviamo insomma delle distanze più piccole, però questo potrebbe essere argomento di altri video. Quindi la scala maggiore è una successione di toni e semitoni. Per formare una scala maggiore non dobbiamo fare altro che seguire lo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa è una cosa che innanzitutto puoi vedere sulla tastiera del pianoforte. Se tu prendi e suoni la scala di Do maggiore, quindi suonerai solo i tasti bianchi, puoi notare come è molto chiara questa successione, appunto perché suoni solo tasti bianchi, quindi vedrai che il semitono c'è solo tra Mi e Fa e Si e Do, che è il punto nel nostro sistema che si chiama sistema temperato, insomma che esiste dai tempi di Bach, è il punto in cui non c'è il tasto nero, quindi tra Mi e Fa passa un semitono, ok? Mi, Fa, Si, Do, perché tra Do e Do diesis, per andare sul Do diesis devo fare il tasto nero. Bene, se noi facciamo una scala maggiore e suoniamo la scala di Do, suoneremo solo i tasti bianchi e quindi vedremo che parto da Do, tono vado a Re, tono vado a Mi, semitono vado a Fa, poi tono, 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 semitono. Ecco che ho fatto la scala di Do. E questa cosa è molto chiara. Se ora suoniamo la scala di Re, mantenendo questo schema, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, vengono fuori delle alterazioni. Questo è il motivo per cui nelle tonalità diverse da Do ci sono diesis o bemolli. Semplicemente per questo, perché affinché la scala sia una scala maggiore, per rispettare questo schema di toni e semitoni, vengono fuori alterazioni. Facciamo subito un esempio pratico. Parto da Re, Re, tono e vado a Mi,
tono e vado a fa diesis, non fa naturale. Se io faccio il fa naturale non sto facendo lo schema tono-tono, ma sto facendo tono-semitono. È un'altra scala, quindi per fare la scala di Re maggiore, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. In questo modo ho rispettato lo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Se faccio la scala di Mi maggiore escono ancora più alterazioni, quindi Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi. Ok? Poi le alterazioni vengono rappresentate dal famoso circolo delle quinte. Se ti interessa questo argomento trovi una playlist che si chiama Teoria musicale, visibile a chi si abbona al canale. Se vuoi approfondire questa cosa c'è un video dove ti spiego questo discorso, ma semplicemente le alterazioni vengono fuori perché per rispettare questo schema di toni e semitoni ci servono le alterazioni per avere quella distanza che renda la scala maggiore. Ti faccio un altro esempio: se io vado su Re e faccio Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, quindi ho suonato solo tasti bianchi, è chiaramente un'altra scala che è la scala di Re dorico, poi la vedremo in un altro video. Affinché sia maggiore, ricordiamoci che lo schema deve essere tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, e quindi ci vengono fuori il Fa diesis e il Do diesis. Quindi questo è quello che possiamo dire a livello teorico del cos'è una scala maggiore. Questa cosa ci tenevo a spiegarla in modo abbastanza approfondito perché è una cosa che mi rendo conto che persone che suonano da una vita non hanno ancora capito. Non hanno capito perché il Sol ha il Fa diesis, perché il Re ha il Fa diesis e il Do diesis per questo motivo, perché per essere una scala maggiore, per avere quello schema di toni e semitoni che abbiamo detto è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ci servono quelle alterazioni. Esempio, la scala di Fa maggiore, per essere di Fa maggiore ci serve il Si bemolle, quindi si dice che il Fa maggiore ha il Si bemolle in chiave, per questo motivo. Questo poi di conseguenza quando armonizziamo la scala, ho parlato anche di armonizzazione della scala in altri video, gli accordi che vengono fuori hanno le toniche che ha la scala. Esempio, la scala di Re maggiore avrà Re maggiore sul primo grado o Re major 7 se lo armonizziamo a 4 voci. Poi avremo Mi minore settima, poi avremo Fa diesis minore settima, perché la scala di Re maggiore ha le note Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. Quindi avrò un Fa diesis minore, poi avrò un Sol major 7, poi avrò un La settima, poi avrò un Si minore settima, poi avrò un Do diesis semidiminuito, ok? Le due alterazioni Fa diesis e Do diesis poi vengono fuori sotto forma di accordo, e di come si armonizzano le scale ti ho parlato in altri video. Dai un'occhiata al canale, ti lascio qualcosa in descrizione. Detto questo, andiamo sul pratico, quindi vediamo come visualizzare la scala maggiore attraverso le 5 posizioni caged. Ho fatto un video che vedi apparire nella scheda in alto dove parlo solo di sistema caged, quindi se vuoi approfondire il caged lì ti do una guida pratica sull'utilizzo di questo sistema che altro non è che un metodo di visualizzazione. Anche oggi stiamo parlando di visualizzazione, quindi come vedere dov'è la scala maggiore sulla tastiera. Quindi questa non è una lezione per imparare a improvvisare, questo lo specifico perché è pieno di video che dicono sempre su questo accordo usa questa scala. Non basta questo, non è che tu ora vedi la scala maggiore e sai poi fare melodie o improvvisare, cioè da fare una scala su un accordo a fare un solo, a fare una composizione, a fare un tema, a fare melodie che funzionano, che sono musica, c'è veramente un mare in mezzo, quindi questo è un punto di partenza per sapere dove mettere le mani, che è fondamentale perché se no, cioè se non sai dove sono gli ingredienti musicali già perdi un sacco di energia solo per quello. Quindi questa è un'ottima base che ti devi creare per vedere la scala maggiore che puoi usare come centro tonale, poi in altri video parleremo di questo. Puoi utilizzare le diteggiature della scala maggiore anche per quanto riguarda i modi, poi parleremo in altri video come i modi vengono richiamati dagli accordi, non è che per ogni modo c'è una diteggiatura. Quindi se parliamo di modi della scala maggiore, quindi ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e locrio, questi 7 modi, tu dentro una diteggiatura
dove vedi la scala maggiore, hai tutti e 7 i modi, poi in base all'accordo che c'è tu fai i ragionamenti giusti e quello che tu suonerai andrà bene su quell'armonia lì. Questo lo vedremo in altri video, il discorso dell'applicazione dei modi, ma i modi ce li hai in queste diteggiature. Oltre che questa diteggiatura la puoi modificare, esempio se modifichi solo la terza, da maggiore la fai diventare minore, hai il minore melodico. Quindi non è che devi andare a memorizzare 5 nuovi box per il minore melodico, semplicemente vedi dove è la terza in questi box e la fai un tasto prima. Ecco che è il minore melodico e quindi tutti i modi anche del minore melodico. Io questo lo ritengo un approccio veramente pratico. Facciamo un esempio pratico delle 5 posizioni del Caged, non ci dilunghiamo in questo perché ripeto che ho fatto un video apposito che puoi andare a vedere dove parliamo solo di sistema Caged a 360 gradi, però essenzialmente Caged, quindi Do, La, Sol, Mi, Re, quindi C, A, G e D, che sono Do, La, Sol, Mi, Re, quindi la successione è sempre attraverso queste forme, quindi Do, La, Sol, Do in forma di Do, Do in forma di La, Do in forma di Sol, Do in forma di Mi e Do in forma di Re. Questo vale per tutti gli accordi, li puoi prendere in queste 5 forme. In quel video dove parliamo di sistema Caged spiego come modificare ognuna di queste forme per fare major 7 di settima, minore settima, quindi maggiori, minori, tutti gli accordi che ti servono, quindi non lo ripetiamo qua. Ogni volta che tu vedi un accordo, una forma di questo accordo, sai che lì c'è la sua diteggiatura della scala. Quindi se noi prendiamo la forma di Do, non facciamola quella Do in prima posizione perché ci sono le note, diciamo, prese a vuoto, non che sia un problema, però per un discorso di diteggiatura è meglio prendere le posizioni dove abbiamo il barré, quindi il Re in forma di Do, prendo un Re con la forma di Do, ecco che ho la diteggiatura della scala maggiore nella forma di Do. Posso continuare fino a qua, qua torno sulla tonica, posso andare chiaramente indietro fino alla terza maggiore suonata sulla sesta corda, ma la tonica è qua. Quindi poi è importante anche abituarsi a vedere gli intervalli dentro queste forme per creare una visione più consapevole. Quindi tutte le volte che tu avrai un accordo in forma di Do, ad esempio questo è Sol in forma di Do, ci sarà la stessa diteggiatura della scala di Sol qui dove vedi questo Sol. Se prendo il Re in forma di Do, quindi in forma di C, so che dopo c'è il La perché viene la A Caged, quindi C-A, quindi dopo questo c'è questo che avrà la sua diteggiatura. Quindi è già un modo questo per estendere la scala da qui a qui, perché lo vedo sia qui che qui, quindi riesco a fare questo e posso andare avanti. Qui sono andato nella forma di Sol perché dopo la A viene la G che è Sol, perché Caged, Cage, quindi la terza è la lettera G che è il Sol, quindi ecco che ho il Re in forma di Sol e qui ho la diteggiatura della forma di Sol. Ecco che sono tornato indietro dalla forma di Sol, sono ritornato qua, quindi sapere la successione delle forme diverse del Caged ti permette anche di estendere la scala su tutta la tastiera. Dopo la forma di Sol, se restiamo nel Re, quindi Re in forma di Do, Re in forma di La, Re in forma di Sol, abbiamo il Re in forma di Mi. Re in forma di Mi che ha questa diteggiatura. Quindi tutte le volte che hai un accordo in forma di Mi, esempio, Sol diesis in forma di Mi, stessa identica diteggiatura che ho fatto qui per il Re, la faccio qui al quarto tasto. Perché? Perché al quarto tasto sesta corda ho una tonica e ora spieghiamo anche questa cosa molto pratica che io consiglio sempre. Quindi Sol diesis o La bemolle in forma di Mi. Dopo la forma di Mi, quindi Cage, siamo sulla E, viene la D, Caged. Dopo la forma di Mi c'è la forma di Re. Ecco che questo è un Sol diesis in forma di Re.
e qui c'è la sua scala della forma di Re. Quindi puoi già capire che è necessario imparare le note almeno su sesta e quinta corda. Perché? Perché se tu sai le note su sesta e quinta corda, le note sono da imparare su tutta la tastiera e magari iniziare da un primo range di manico a sapere tutte le note cromatiche, quindi Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis e così via su tutte le corde. Si fa in modo graduale, poi si estende a tutta la tastiera. Però è di fondamentale importanza per iniziare ad avere un minimo di consapevolezza sulla chitarra e non andare solo a posizioni a memoria e basta, sapere le note su sesta e quinta corda. Se tu sai le note su sesta e quinta corda, puoi sfruttare la forma di Mi sulla sesta corda, puoi sfruttare la tonica che tu vedi sulla sesta corda, ad esempio ti serve un Sol, vedi che c'è il Sol sulla sesta corda, terzo tasto, e qui puoi fare il Sol in forma di Mi, lo puoi fare Major 7, puoi fare Sol minore settima, Sol semidiminuito, insomma tutto quello che ti serve. Quindi io ti consiglio in modo molto pratico di abituarti che sulla sesta corda puoi come prima cosa vedere la forma di Mi, quindi individui la nota, ti serve un La, dov'è il La? Sesta corda, quinto tasto. Ecco che qui puoi fare l'accordo, come abbiamo visto poco fa per il Sol, e anche la scala. Ok, quindi forma di Mi. Sulla quinta corda, forma di La, ti serve il Re, dov'è il Re sulla quinta corda? Il Re lo avresti anche sulla sesta corda, decimo tasto. Ok, sempre forma di Mi. Andiamo sulla quinta corda con la forma di La, dov'è il Re al quinto tasto? Forma di La e la sua diteggiatura. Quindi in un attimo tu visualizzi quello che ti serve, quindi ragioni quale nota ti serve, dove la vedo, sulla sesta o sulla quinta corda, e quindi poi ti regoli, ok? Questo è estremamente utile se stai suonando in un brano che ha, che ne so, centro tonale La maggiore, quindi se è un brano in tonalità di La maggiore, dici dov'è la scala di La maggiore, dov'è un La sulla chitarra, sesta corda, quinto tasto, ecco che vedi la scala di La maggiore, sono tutte note che puoi usare. Poi inizierai, dopo questo primo step di crearti forma di Mi sulla sesta corda, forma di La sulla quinta corda, a vedere quale forma viene dopo e quale forma viene prima. Ecco che hai esteso la scala. Secondo il funzionamento del Caged, sai che prima della forma di Mi, che è la lettera E, prima della E cosa viene? La G, perché Caged. Prima della E viene la G, quindi forma di Sol. Dopo la E viene la D, quindi forma di Re. Quindi se io sono qui nella forma di Mi, in questa posizione ho la forma di Mi, esteso a sinistra è la forma di Sol, quindi questa è la forma di Sol, La in forma di Sol, La in forma di Mi, La in forma di Re, che viene dopo, quindi da qui vedo che la scala continua anche qua. Quindi hai già coperto un sacco di range di tastiere e questo vale per tutte le tonalità, quindi ragionerai dove hai la tonica, quale forma stai prendendo. Se sei sulla sesta prendi la forma di Mi come prima cosa, prima hai la forma di Sol, dopo hai la forma di Re. Se sei sulla quinta corda, esempio Re in forma di La, siamo al quinto tasto come tonica. Prima cosa avrai? Se siamo nella A, quindi forma di La, prima della A cosa c'è? Caged, prima della A c'è la C, dopo la A c'è la G, quindi Sol, quindi avrai prima la forma di Do e dopo la forma di G, quindi di Sol, quindi forma di La, forma di Do. E sono tornato indietro nella forma di Do. Sono rientrato nella forma di La, forma di La, posso continuare nella forma di Sol, che è la successiva. Dopo la forma di Sol ritorna quella di Mi e quindi ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima. Forma di Mi sulla sesta corda e quindi vedo questo. Quindi ti devi abituare poi a vedere la concatenazione del sistema Caged. Parti da vedere
sul pratico una forma, poi ti abitui a quale forma c'è prima e quale c'è dopo e poi ne troverai la logica. Io ti consiglio di crearti questo schema iniziale, note su sesta e quinta corda, ragioni quale nota ti serve, dove è posizionata questa nota. Se sei sulla sesta corda parti dalla forma di Mi, quindi prima avrai la forma di Sol e dopo quella di Re. Se sei sulla quinta corda avrai prima la forma di Do e dopo la forma di Sol e chiaramente dopo ancora c'è quella di Mi, quindi stai estendendo la scala su tutta la tastiera. Quindi essenzialmente vai a fare questo, siamo in Do diesis qua. Quindi l'ho estesa un po' su tutta la tastiera, partendo però dalla quinta corda, quarto tasto, dove ho visto un Do diesis in forma di La e ho saputo che dopo c'è la forma di Sol, che dopo c'è la forma di Mi e dopo c'è la forma di Re, quindi bisogna abituarsi poi a velocizzare questa cosa. Alla fine la scala maggiore vista dentro i box caged non è altro che la stessa cosa di quello che potresti vedere con il sistema classico delle 5 diteggiature, che si parte da, che ne so, da Sol, sai che questa è una scala maggiore con tonica sulla sesta corda, tanti so che hanno questa impostazione, io conosco entrambi i sistemi, e, quindi secondo quel sistema questa è la diteggiatura 1, semplicemente sai che devi fare un Sol maggiore e ne vedi la tonica sulla sesta corda. Secondo il caged è la forma di Mi, quindi poi verrebbe la diteggiatura 2 che è quella della forma di Re, poi verrebbe la diteggiatura 3 che è quella della forma di Do, poi verrebbe la diteggiatura 4 che è quella della forma di La e poi la diteggiatura 5 che è quella della forma di Sol, ok? Quindi è la stessa cosa, quindi se conosci quel sistema, il caged guarda che è la stessa cosa, semplicemente devi inquadrare che ognuna di queste diteggiature richiama una forma di accordo che segue sempre quest'ordine caged, allo stesso modo come dopo la diteggiatura 1 viene quella 2 e prima della 1 c'è la 5, se stai facendo la 2 dopo viene la 3 e prima c'è la 1, se ragioni col sistema caged, forma di Mi, quindi la E dov'è? Caged. Dopo la E viene la D, quindi la forma di Re, prima della E viene la G, quindi forma di Sol. Molto pratico, con il caged ne vedi anche le forme degli accordi, secondo il sistema delle diteggiature rilegato ai pattern della scala, ma sempre la stessa cosa è, chiaro? Questa cosa l'ho specificata perché tanti pensano che il caged chissà cosa sia, i pattern della scala sono sempre quelli, cambia solo che le forme vengono inquadrate con le posizioni degli accordi ed è una cosa secondo me molto pratica, anche perché poi se ti vai a vedere il video dove parlo di caged vedi come tutte le forme le puoi modificare per fare tutti gli accordi che ti servono. Una cosa che ti invito a cancellare immediatamente se ce l'hai in testa, questa cosa la dico perché un sacco di gente ha questa cosa fuorviante in testa di vedere i box con un nome di scala modale, è una cosa terribile questa che ti crea una confusione incredibile. Ad esempio la forma Mi del sistema caged, dove c'è questa diteggiatura che è anche la diteggiatura 1 secondo il sistema dei numeri delle diteggiature, alcuni la chiamano box ionico. Secondo me è una cosa fuorviante. Sì, è vero che stai partendo da una tonica, quindi suoni una scala secondo il sistema modale ionica, come se vai nel secondo box o forma di Re, la prima nota, quella che hai più in alto sulla sesta corda, è un La, quindi tu effettivamente sì, se parti dal La stai suonando un La dorico, ma è una cosa troppo fuorviante. Perché devo pensare che è un box dorico questo? Perché poi tanta gente pensa che se deve suonare la scala dorica deve andare sempre in questo box, ma io posso suonarla anche nel box 1, semplicemente suono la nota, la seconda nota, questa che sto facendo col mignolo. Ora ti spiego anche l'impostazione delle dita che metto sulle diteggiature, cioè io il dorico lo posso suonare anche qua, sulla diteggiatura 1, oppure posso fare una nota qua sulla diteggiatura 2 e poi proseguire sull'altra, quindi sulla forma di Re e proseguire anche sulla forma di Do, quindi potrei fare questo fatto sempre alla scala dorica. Quindi dimentica questa cosa che il box deve essere associato a una scala modale, perché tu tutte le scale modali ce l'hai in ogni singolo box.
Quindi cancellala sta cosa, non c'è un box preciso per una scala modale, come non c'è un box preciso per nessuna scala, questo è semplicemente come il sistema intervallare della scala maggiore, quindi tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, si spalma su tutta la tastiera e in modo molto pratico noi lo vediamo con le forme del Caged, quindi con gli accordi, o c'è chi preferisce dire diteggiatura 1, 2, 3, 4, 5, sempre la stessa cosa è. Fatto sta che devi imparare a visualizzare questi pattern perché ti saranno utili sia come scala maggiore per lavorare con le note di un centro tonale, esempio siamo in Re maggiore, utilizzerai la scala di Re maggiore come centro tonale. Ripeto, non ti basterà suonare la scala di Re, anche se la vedi perfettamente su tutta la tastiera, non ti basterà quello per poi essere un bravo improvvisatore, per saper fare dei soli, per comporre, per fare musica, insomma. Quello poi è il vero lavoro, come ti ho detto anche prima, di imparare a fare musica. E questo è oggetto di altri video. Qui impariamo a visualizzare che è molto importante ed è una partenza importante che bisogna fare. Ora voglio spiegare un po' come utilizzo io le diteggiature, come metto le dita, insomma. Vediamole in relazione al Sol, così facciamo un po' un'analogia con il metodo, possiamo dire, più classico delle 5 diteggiature. Quindi partiamo come primo box dal Sol, che nel Caged in realtà non è che è il primo box, è semplicemente un box che io vedo qua con il Sol in forma di Mi. Potrei fare anche il Sol in forma di Sol, che qui insomma in prima posizione avrei alcune note a vuoto. Lavoriamo meglio con i barré perché è quello che ti permette poi di spostare su tutta la tastiera sia gli accordi e vederne le diteggiature. Quindi Sol in forma di Mi, io metto praticamente un dito per tasto, quindi tutte le note che ci saranno su quel tasto saranno suonate sempre da quel dito, quindi ho il medio sulla tonica, quindi in questo caso Sol, sesta corda, terzo tasto, quindi Sol col dito medio, la seconda nota, quindi il La, vado a suonarla con il mignolo. Perché? Perché salta di 2 tasti, nel tasto successivo c'è l'anulare che utilizzerò dopo, quindi ecco quando entra in gioco l'anulare, che è il Fa diesis, quindi la settima. Quindi come vedi ogni dito si posiziona su un tasto e suona sempre la nota che c'è su quel tasto. Questo è come lo suono io, poi c'è chi si abitua a suonare con 3 dita e quindi farà questo, cioè non è che è sbagliato, se ti piace meglio in quel modo. Io amo utilizzare tutte e 4 le dita, ma non è obbligatorio né uno né l'altro, ognuno trova il modo che meglio crede, quindi io le diteggio così. Poi dalla forma di Mi andiamo alla forma di Re, quindi Sol in forma di Re, già vedo che qui c'è la tonica, quindi è importante dentro i box vedere la tonica che ti interessa. Ecco che ho la scala di Sol qua, se faccio tutto il box completo posso scendere fino a La e quindi vado a vedere come primo dito del box l'indice, di conseguenza saranno così. Poi mi devo spostare di tasto, vado sempre con l'indice, quindi la tonica ce l'ho sempre col medio e proseguo sempre con lo stesso schema di un dito per tasto. Vado ancora avanti, forma di Do, quindi Sol in forma di Do, ho il mignolo sulla tonica e sempre un dito per tasto. Qui sono sceso fino alla terza maggiore, forma di La, ho il medio sempre sulla tonica, qui faccio un salto di tasto arrivato qua, ho sempre il medio come partenza sulla tonica. Quando vado su questo La inizio a suonarlo con l'indice e quindi avrò di conseguenza questa nota che è il Si, che è 2 tasti dopo, fatta con l'anulare. Poi ritorno sul Sol mettendo il mignolo, quindi ritornando indietro
volendo posso scendere fin qui, fino al Re. E poi ho la forma di Sol. Quindi come vedi parto con il mignolo dalla tonica, poi qui vado a mettere l'indice sul Fa diesis, fare questo passaggio con l'indice Fa diesis Sol, e proseguire poi un dito per tasto. Una volta che capisci i meccanismi e impari la geometria, è molto semplice questa cosa, richiede pratica, io non ci penso più, le dita vanno da sole. Quindi poi le dita andranno da sole senza neanche guardare, quindi si crea una memoria muscolare su questo. Quindi questo è un metodo molto pratico per visualizzare le scale su qualunque punto del manico e vedere sempre quello che ti serve in modo molto pratico. Spero che questo video sia utile. Se c'è qualche dubbio ci sono sempre i commenti. In altri video vedremo come applicare questo ingrediente che vediamo per suonare la scala maggiore, perché il centro tonale richiama un'unica scala maggiore, come usare queste diteggiature per fare le scale modali, che ti ricordo sono contenute in ogni box di questo, ci sono le 7 scale modali della scala maggiore. Se modifichiamo una nota, esempio la terza maggiore che diventa minore, suoneremo il minore melodico, quindi in ogni box, modificando solo la terza, hai il minore melodico, quindi in ogni box hai tutti e 7 i modi del minore melodico. Se oltre alla terza modifichiamo anche la sesta, abbiamo il minore armonico, e quindi tutti i box avrai il minore armonico, tutti i modi del minore armonico. Insomma, è un approccio molto pratico che ti permette, con un'unica memorizzazione del pattern, reso molto consapevole nel senso che ne vedi gli intervalli, ti puoi ricavare tante altre cose, perché se no per ogni cosa devi sapere una geometria, c'è troppe cose, poi ti perdi. Quindi ti consiglio di andare avanti con questo metodo, quindi ti aspetto in prossimi video.